Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Denarman. Siamo tornati su Stanley Parable Ultra Deluxe. Come vedete dallo sfondo, anche oggi abbiamo da configurare un po' di cose prima del gioco, ma prima di vedere cosa ci aspetta e come il narratore ci farà divertire in questo nuovo episodio, vi inviterei a lasciare un bel like, commentare, condividere, scusate, e iscrivervi al canale per supportarmi. Allora, già rido perché già mi immagino quello che si inventerà oggi. Comunque il gioco ci chiede di regolare il cursore finché il computer non è a malapena visibile, e il computer è a malapena visibile. Mi sembra che così sia giusto. Regola il cursore finché il cane e il gatto non diventano amici. Ok, quindi praticamente così. Perfetto. Queste sono le genialità di questo gioco, cioè è veramente pazzesco. Indie, per cui vi dico sempre che portiamo un episodio nuovo perché ogni episodio è qualcosa di diverso. Regola il cursore finché il numero 5 non diventa 9. Veramente è di una genialità clamoroso, quindi dovrebbe essere questo. Ho voluto vederle tutte. Regola il cursore finché non smetti di regolare il cursore. Ok, perfetto. Quale di queste parole inventate ti attira di più? Occuboincale, delichiappa. Ok. Non regolare il cursore. Ok, non lo regoliamo. Sai che ora adesso? Sì, in realtà lo sappiamo. Allora, che adesso è l'ora giusta? Beh, direi di sì. Ma poi che cos'è il tempo? Sì, sì e no, capito? Cos'è il tempo? No. C'è ancora qualcosa che ti riguarda che non mi hai detto? Diciamo di sì, vediamo che cosa succede. Aiutami. Sì. Tornerai a trovarmi, ovviamente. Perfetto ragazzi, e il nostro preambolo, il nostro pregame l'abbiamo fatto, i settaggi di gioco prima di iniziare l'avventura l'abbiamo fatti anche in questo episodio. Come vedete e come vi dico sempre, la genialità di questo titolo è indiscutibile, cioè è veramente un titolo divertente e che diverte veramente, veramente con poco. Difficile trovare un gioco che sappia fare questo. Noi saltiamo perché tanto questo abbiamo sempre storia, ormai la conosciamo ragazzi. Chi stesse vedendo per la prima volta questo gioco, andatevi a recuperare gli altri episodi perché è un gioco che merita tantissimo e merita di essere seguito. Ripeto, ci sono un sacco di giochi oggi elaborati e con un sacco di grafica, un sacco di azione, belli per carità, ma questo con veramente poche cose, con pochi strumenti, si rende un gioco divertente, simpatico, veramente ti fa passare quei 20 minuti, mezz'ora di divertimento assoluto. Ora noi ragazzi andiamo a fare la nostra nuova esperienza. Ok, noi l'altra volta siamo andati alla porta a sinistra. Ah, io direi di riandare nella porta a destra. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ok. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Noi dobbiamo cercare di andare contro il narratore cercando di modificare ogni volta le nostre scelte. La prima porta a sinistra. Noi l'altra volta siamo andati dritti. Ok, allora io direi di andare di qui. Cammino sulla toppa e riprese la sua strada. Allora, noi l'ultima volta siamo andati qua sotto, invece, la penultima volta, scusate, 2 episodi fa, abbiamo preso l'ascensore. In questo caso, invece, noi andremo dritto. Noi andremo dritti
e ci ritroveremo però, aspettate, nella sala delle riunioni. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of Ok, disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might di find trovare an una answer there. risposta. Ok, noi li troviamo qui. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Ok, lui dice di salire, noi adesso andiamo giù perché mi pare che questa strada non lo abbiamo mai intrapresa. Ok, io controllo qua, vedo se ci sono cose particolari. Ah, siamo al parcheggio. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. Così mi And in dire such a perché aveva competitive rischi, economy, ok. why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence. Io non so in a adesso single qui dove moment, stiamo no andando. reason at all. None of it made any logical sense. And as Sta Stanley diventando pondered this, he pazzo. began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet? Non si vede ai piedi quando guardava in basso, Doors closed automatically behind him wherever he went. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Sì, Stanley effettivamente. said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. Effettivamente stiamo facendo il giro. Dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. Ragazzi, siamo finiti praticamente in un limbo He wasn't going dove facciamo sempre le stesse cose. crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on Cioè, a praticamente magical si sta starfield. inventando cose il narratore. Eccoci, It le was so stelle. much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And Siamo then praticamente perhaps nelle the strangest stelle. question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing? Giustamente, perché c'è un narratore nella The voice was testa. describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how Io to ragazzi continuo a describe fare il my giro mentre lui thoughts, racconta perché vediamo And while he se... thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving È himself, cambiata, mi believing sa. that if he's asleep, he doesn't No. have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself. Si stiamo addormentando. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back. Dopo che ci ha fatto fare 60 volte il giro. Wild outside this one. Ok. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. Voglio I che wish it to be finisca. over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Mi sta facendo addormentare a me. I am okay. Si è addormentato lui. Ah, ci siamo abbioccati così. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss.
boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Ok, va bene. This is the story of a woman named È cambiato il soggetto. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, Dal corpo di un was uomo. interrupted by the body of a man who had stumbled through town Parlando da solo e gridando. then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to Adesso è herself, normale, giustamente. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel Ragazzi, cioè veramente clamoroso. Clamoroso. Come una scelta cambia completamente il senso del gioco. impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that Con lo she sguardo sul cadavere. staring down at the body, and then she turned and ran. Bene. Ok, ragazzi, questa è la fine della prima scelta sbagliata. All of his co-workers were gone. Quindi si ritorna da capo. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok, allora noi faremo in questo caso oh, new content. New content. Beh, a questo punto direi di andare di qua. Oh, new content? What does that mean? Cosa vorrebbe dire nuova content? Ok, vediamo new content. Ok. Ragazzi, abbiamo preso la porta nuovi contenuti. Vediamo che cosa succede. Stiamo viaggiando all'interno, non lo so, della struttura. Thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Ok, quindi una rivisitazione, chiaramente lo sapevamo. Features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Ok. Parable, delighting audiences. Praticamente ci sta spiegando la storia di Stanley Parable con le aggiunte, con il nuovo capitolo. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Sono veramente ok, siamo curiosi anche noi. Okay, so far it's an elevator. Ascensore, niente di I'm speciale. sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Quindi? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... oh, ok. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Non sono mai stato così pronto. Andiamo, perfetto. Ok. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if them... Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Ok. All right, let's see. It's the jump circle. Salti i passi, ok. Ok, 25 salti. Ripeto ragazzi, e sottolineo all'infinità la genialità di questo gioco. Saltiamo altri 5 salti.
Ok, salti rimasti 0, quindi abbiamo fatto i nostri salti. Andiamo avanti. Is that it? Surely that's not all the new content. Ci deve There has to stato, be giusto? something else, right? L'altro ascensore. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions Non of è this game are not positive. It's just effettivamente. elevators and jumping. Is this what passes for Ok. exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. The hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. I could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of 1000 ore new di nuovi content. And contenuti. oh wait, there's more. C'è di più, molto bene. Ok. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Vediamo. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when Grazie per aver creative partecipato ai video nuovi game contenuti. with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no Che reason piccolo. other than $1. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. Oddio, In fact, ragazzi. I'm looking right now at the game's trophies, Non and ci it's posso hard to credere. believe one of them actually says, "Test trophy, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around Troppo aspettativa di It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. Ok, No vai. frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together. Andiamo, like dai. always. What do you say, friend? Per forza, dai, iniziamo. Questi sono i nuovi contenuti, ragazzi. Oddio. Dove siamo? Perché all'inizio il gioco è cambiato. Indubbiamente. Ok, è cambiato l'ufficio. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ragazzi, che facciamo? Andiamo di qua o andiamo su di lì? Ma dai, seguiamolo. Stavolta seguiamo il condotto di ventilazione. Ok. Andiamo ad andare sotto. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past. Si è fermato sui nuovi How much better the Stanley contenuti. Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't Okay. find it. Just our little secret. Dai un'occhiata, perfetto. No, vabbè, ma che spettacolo, ragazzi. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Ok. Probabilmente ci farà rivivere il vecchio Stanley Parable. Stanley Parable, ok. Ah, vedi, sì, una You see, Stanley, doesn't the Memory Zone zona dei remind ricordi. you how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap PlayStation port? Remember back in October of 2013 when the game originally 2013, quando uscì il Back gioco then, originale. video games had integrity. Back then, it all meant Tutto aveva un significato. Ok, questa è chiaramente la scatola del gioco per PC, come si faceva una volta. Ok, trofeo del Festival dell'Indipendenza e del Festival dei Giochi Indipendenti, scusate. The British Academy of the Film and Television Art, Stanley Parable, ok. Ok, questo 20 e 13, che sarebbe 2013 la data d'uscita, ok, vedete 2013, Stanley Parable,
I remember. The memory zone temp, ok. Veramente è fantastico questo titolo, ragazzi, è fantastico. Nostro primo bacio, la mia prima macchina. Il rilascio di Stanley Parable del 2013 tra le date memorabili, va bene. Poi qui abbiamo Stanley Parable, ok, questa è la parte quella degli schermi, per chi chiaramente avesse visto tutti gli episodi. Chiaramente noi siamo finiti nel primo episodio per finire per la prima volta il gioco, e in Loving Memory Stanley Parable Good Times. Ok, insomma abbiamo visto tutto. Aspettate, vediamo pure questo. Ok, vabbè, questo è il parco, credo che sia quello per arrivare fino a qua. Don't forget, non dimenticate Stanley Parable. Ok, questa porta è chiusa, Zone Sweet Zone. E possiamo proseguire. Sì, è proprio tipo una stanza dei ricordi questa, ragazzi. Smile because as it happened. Sorridi perché è successo. A trip down memory lane. Ok, sì, un viaggio nei ricordi. E un dollaro, non si sa perché questo c'ha un dollaro incorniciato, va bene. Ok, Celebrate Demonstration, questa praticamente era la demo, probabilmente, perché devo dire la verità, nel 2013 non ho giocato a questo gioco, l'ho scoperto adesso e quindi ve lo sto portando, lo sto scoprendo insieme a voi, e quindi quella probabilmente è la schermata della demo, al tempo, quando ancora c'erano le demo. Impossibile, impossibile prendere questo trofeo, ok. Go outside, don't play for 5 years. Vai fuori, non giocare per 5 anni. Ok. British Academy of Film and Television Art. Ok, questi sono tutti i riconoscimenti. Che pensi proprio lo stesso? Ah no, Game Innovation, Debut Game, Story. Ok, 3 riconoscimenti. Effettivamente, ripeto ragazzi, nella sua semplicità questo è un gioco, a mio avviso, meraviglioso. Veramente è una cosa, un'esperienza che non provarla ci veramente perdevamo qualcosa. New Beginning Today, va bene, ok, questo è il lì c'è Stanley morto con la storia di prima. Los Angeles Times, ok, perfetto. Qui usciamo, mi sembra di stare in un museo, ragazzi, mi sembra di stare in un museo. Ok. And over here is where I keep reviews Le of the recensioni in Stanley Parable. Parable. Like the stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. Questi sono tutti i That's riconoscimenti, how grand ragazzi. and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Cioè, mi sembra di essere in un santuario. Una preghiera. And now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's a husk now. A lifeless husk with an hour of Con un'ora di nuovi ascensori. Ok ragazzi, ci ha aperto la porta. Comunque veramente ragazzi, questi sono i riconoscimenti reali, ovviamente questi sono stati messi sotto forma di cazzeggio, ma sono riconoscimenti che il gioco ha ricevuto realmente. Ok, queste sono tutte foto tratte. Memory zone manutenzione, ok. Begin the game, ok. Questa è la nostra classica sala delle scelte. Vedi i tasti, interruttori, on off. Persona dell'anno, Stanley senza faccia. Ok, e proseguiamo. La macchina, il Mac. Never is never end. At the end is never end.
che praticamente è la frase che troviamo sempre sotto, se ci fate caso, in fase di caricamento. People play games because when they inside them comunque veramente le cose clamorose. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. Bicicletta. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. All they had to do was transport it in pristine condition along to the PlayStation, boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Carpet texture. Questi praticamente sono i rivestimenti per i tappeti, insomma, tappeti con diversi colori. E questo, ok, sono porte, ingressi, e quindi di qua, sì, ma siamo chiusi. Come facciamo a passare là? Di qua. No. These were simpler times, Stanley. Guarda dove siamo venuti. But I wouldn't give to go back. To have it all over again? E quindi? Niente ragazzi, siamo rimasti bloccati qui così. Fammi vedere se magari è aperta la porta di sotto. Appunto. Ok. Wait, hang on. I don't recall this part of the non ricordo questa parte. What's this? What's down here? Che è qui? Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Non ho comandato, ok, quindi... Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound... Prima chiaramente ci ha fatto vedere tutti i commenti positivi e adesso ci sta facendo vedere le critiche che ha ricevuto il gioco, e obiettivamente una critica del genere è assurda, perché cioè è veramente un gioco spettacolare, geniale, come, cioè, dire che il narratore non fa ridere, cioè, voglio dire, non c'è il senso dell'umorismo, perché veramente a sto gioco si ride solamente, cioè, io gioco a sto gioco e ve lo porto solamente per farvi divertire e ridere, quindi figuriamoci. Okay, let's see what this one is. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying. Fastidioso. Stanley, I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. To be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Dear. Beh, giustamente ti fa vedere anche non solo le cose positive che ha ricevuto, ma anche chi appunto l'ha criticato. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remember. Come ho sempre ricordato. Boom. Ok. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Penso che si possa fare. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt.
Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Ok. Vediamo un attimo intorno se c'è qualcosa. Ma le critiche realmente, ragazzi, non le comprendo. Voi lasciate un bel like come sempre e commentate, insomma fatemi sapere anche che cosa ne pensate voi rispetto agli elogi e alle critiche ricevute dal gioco. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for and if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time, everything all at once, so, now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, no. Ok. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very Ora inizia a raccontarci tutto. That any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating the choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been? Beh, giusto, giusto. Ogni scelta è una scelta da propria, è vero. And yet timeless thought, or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite. You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices. Certo, è giusto che almeno nel gioco lui ti permette di fare delle scelte, poi in funzione delle scelte che tu fai. Both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap a treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. I can't wait to see what cooking I must do about this, and whether they'll edit the rating of their pressurized gas review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change the review in the first place. I guess I should become better educated on how exactly pressurized gas works. Perhaps that would have been a smart thing to check on before I went on about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting technology at work, surely whoever it is who runs pressure. Ragazzi, io vi sto facendo ascoltare perché voglio capire dove va a parare, non mi rendo conto che è molto logorroico, però sto cercando di capire dove va a parare. Yes. I think that's quite likely. Okay. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with pressurized gas altering this particular vabbè, andiamo avanti. So that it reads. Okay, welcome back, Stanley. I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30-45 minuti. 45 minutes? If not,
unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press... Non preme più quel I pulsante. think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it. And Ok. wait, how do we get out of here? Where did the door go? C'è più la Wasn't there porta. a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Sfondando. Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. Abbiamo bisogno di porta. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. You just need to not do anything. Don't press... Please, do not press the skip button. Just wait here for me. Cioè, ce lo sta facendo apposta per farcelo premere, Got it? Yes, good. I'll be right back. Ok, noi aspettiamo, vediamo che succede. Aspettiamo, anche se secondo me lui ci vuole indurre a premere il tasto salta, ma noi in questo momento non lo facciamo. Proviamo ad aspettare qualche secondo, vediamo che succede. Più che altro vediamo l'orologio. Vedi, l'orologio va pure avanti. Ok, 2:20, non l'abbiamo visto prima di premere il tasto salta com'era. Ci abbiamo pensato. Cioè è facile che dobbiamo aspettare mezz'ora. Noi tutto questo tempo purtroppo non ce l'abbiamo. Quindi ultimo giretto e poi andiamo a premere il tasto salta, perché non abbiamo tutto questo tempo per poter aspettare. Lui non torna e quindi... Stanley, please don't push the button Sono again. passati It's been 12 12 hours. You've just been frozen. Ok, there. vedete I don't know l'orologio. why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. Non c'è It's più. completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls. Non c'è sta la 1,000 porta. times, and there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the Siamo solo noi e il button. pulsante, And if you keep infatti. pressing it, I have no idea what will E noi happen. ci proviamo, vediamo che I have cosa no idea succede. how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. Non I posso can't touch toccarla. it, and I have to believe. I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, Tu premerai il pulsante. Again, why would you? I've been thinking, and I... Oh, Stanley, you're back. Oh my goodness, I have someone to talk to. Oddio no, Stanley, una settimana. for 2 weeks. All that time, just sitting here. Aspetta, fa vedere qui l'orario. Ok. I think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Oh, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything. Tutto ciò che abbiamo passato, molto tempo. So much time, I stopped keeping track after a year. I never sat down in one place and not moved for one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunity. Basta, è morto probabilmente, è morto un narratore. È morto, guarda la pianta ragazzi. Cioè, il dettaglio. La pianta con le foglie che sono cadute. L'orologio.
l'orologio che è caduto, il bip che non si capisce che cacchio sia. Vediamo dietro. La scala è rimasta sempre così. Ripremiamo ancora. Oddio ragazzi, siamo entrati in un loop infinito. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. Ragazzi, siamo veramente finiti in un loop. Basta, vogliamo uscire da qui. Fine. The end is never the end, 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 is never the end. Niente ragazzi, cioè non ci fa uscire più. Non ci fa uscire più, ma non posso pensare che siamo rimasti qui definitivamente. È crollato tutto. Che cacchio è successo? Oddio. Vedi, più avanti e più cambia la roba. Proviamo ancora. Ok, giustamente è sorto il sole, c'è un buco sul soffitto. Non si capisce come mai è crollato giù il muro. Giustamente le piante. Sembra uno scenario post-apocalittico. E non c'è stata un'altra volta più niente. Tutto buio. Mamma mia che ansia ragazzi. Senti la musica tipo, ripeto, film dell'orrore. Aspetto che possa succedere qualsiasi cosa. Ah, ok. Nel deserto siamo? No, vabbè ragazzi, veramente senza parole. Siamo nel deserto. E quindi? Cioè, come si è evoluto il gioco in 40 minuti? Forse qualcosa di meno? In realtà 40 minuti, perché non penso che abbiamo iniziato subito, quindi 40 minuti si è avuto un'evoluzione completa al gioco, solo che mo non so dove deve andare. Siamo tornati in ufficio. Ragazzi, direi che anche per oggi la nostra esperienza può finire qui. È veramente, veramente, veramente geniale. Un gioco, non lo so, non so neanche come descriverlo, da provare. Io spero che continuerete a seguirlo, che continuerete a seguire la serie, perché sicuramente il prossimo episodio sarà ancora diverso. Ad ogni modo, se il video vi è piaciuto, è stato un po' più a rilento, un po' meno insomma comico, diciamo così, però cioè, comunque ci ha fatto capire moltissimo la genialità del gioco e chiaramente il senso di dove voleva andare a parare con questo episodio, con questa avventura, dove voleva comunque farci vedere tutti i pregi che aveva visto e le critiche obiettivamente a mio avviso insensate. Scrivetemi nei commenti se la pensate diversamente, ma detto questo non vi annoio ulteriormente con altre parole. Se il video vi è piaciuto un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale per supportarmi e a tutti i miei canali social. Ci vediamo al prossimo appuntamento, un saluto dal vostro cameraman, ciao!